Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio spiegare un'attenzione che dovete fare quando andate a sellare il cavallo, ok? Questo video si intitola Sellare con Savi, non perché vi faccio vedere come si mette la sella e tutto quanto, farò un altro video per quella cosa lì, ma la cosa che vi voglio mettere in evidenza è la sella quando la andate a stringere. Io in questo caso userò una sella all'americana, ma è la stessa cosa anche per una sella all'inglese, non cambia nulla. Lo faccio con lui questo video perché lui è Eros, sicuramente alcuni di voi l'avranno riconosciuto. Lui è un cavallo che ha sofferto a lungo, per diversi anni, di una brutta gastrite che all'inizio noi non sapevamo che l'avesse. Aveva tutta una serie di atteggiamenti estremamente brutti, ok? E alcuni di questi gli sono rimasti, come quello di schiacciare gli orecchi quando si andava a mettere la sella e a stringere la sella. E il motivo l'abbiamo scoperto dopo un bel po' di tempo, pensando prima che fosse, diciamo, un motivo dovuto al suo carattere. Ha comunque un carattere abbastanza dominante, per cui si dava la colpa a quello. In realtà è molto probabile invece che non fosse solamente quello e che la colpa era anche appunto questa brutta gastrite, perché poi dopo, leggendo un po', facendo alcune ricerche, parlando anche con alcuni veterinari, è venuto fuori, ci sono delle ricerche proprio che hanno fatto alcuni veterinari sulla gastrite, potete trovarle su internet e ce n'è veramente quante ve ne pare, con tanto di riferimenti diciamo, alla pubblicazione scientifica e quant'altro, in cui è venuto fuori che uno dei comportamenti tipici dei cavalli che hanno la gastrite è proprio quello di schiacciare le orecchie e a volte anche girarsi e mordere quando viene fatta pressione in questo punto, vedete? E il motivo è perché lì loro hanno lo stomaco, ok, ora io ho cambiato un pochino le sue abitudini, per cui sa che quando io metto pressione lì spesso e volentieri gli do qualcosa, per cui ho cambiato un po' la sua abitudine, ma proprio per questo motivo qua. Il discorso è che loro qua in quella zona lì hanno lo stomaco e quindi possano risentirne parecchio quando stringiamo lì. È così che funziona. Ci sono cavalli che lo fanno di più, cavalli che lo fanno di meno, cavalli che sopportano il silenzio, cavalli più estroversi che te lo fanno vedere, altri che ti saltano addosso. Lui era uno di quelli che saltava addosso. Cos'è che dobbiamo fare in generale con tutti i cavalli, non solamente con questi cavalli qui, ok? Possiamo fare in tante maniere. Io di questa cosa ne ho parlato direttamente un giorno con Pet anche. E una di queste cose qui, una delle cose che possiamo fare per aiutarli in questa situazione è quella di cercare di non tirare mai tutto insieme per stringere la sella. Questo di regola non va mai fatto, minimo sono 3 le volte con cui dobbiamo stringere la sella, ma possono diventare anche 30 per alcuni cavalli, quindi non prendetela come dire ok, va fatto in 3 volte, no, minimo è 3 volte. Magic, che è una cavalla di Pet, che l'avrete sicuramente vista in una miriade diciamo, di show che lui ha fatto in giro per il mondo, perché l'ha seguito ovunque, è quella che ha la stellina nera qui davanti, bravissima, super cavalla, però mi è stato raccontato dall'assistente di Pet che lei a volte dovevi anche tirare la sella 18 volte prima che poter tirare la sella, cioè poter aver raggiunto quella solidità che ti permetteva di montare senza che girasse, perché ricordatevi sempre che la sella tirata troppo dà fastidio quanto la sella tirata poco, perché una volta che si sale gira e dà molto fastidio, soprattutto su questi soggetti che si sentono scorrere la sella sotto la pancia. Quindi cos'è che noi possiamo fare? Beh, nel caso della sella all'americana sicuramente potete usare un po' di borotalco, ok? Direte voi, ma cosa serve il borotalco? Ora ve lo faccio vedere. Il borotalco serve perché quando voi
lo spalmate bene a questa maniera, aumentate la capacità di scivolamento quando andrete a tirare la sella. Quando tirate la sella il cuoio su se stesso scivola meglio. Ok? Adesso faccio così velocemente per farvelo vedere. Io di solito le tengo sempre ben impregnate di borotalco, le cinghie. E fra l'altro il borotalco è utile anche quando avete una sella nuova, per esempio, che cigola, date il borotalco ovunque e smette di scivolare. Questo lo mettiamo qua. Cosa faccio poi a questo punto? Guardate bene, mi sono messa anche la telecamera qua davanti, così se qualcosa non riesce a prendere la Simona. Cosa faccio io? Con la mano sinistra prendo il sottopancia, ok? Controllo un attimo anche lui. Se vi riesce, nel caso che montate l'americana, prendete questi sottopancia che hanno questi due rulli qua, che sono molto comodi, perché aumentano la scivolata, la possibilità di scivolare del cuoio. Quindi faccio passare normale, come sempre, faccio di nuovo passare dietro, così. Per ora non sto facendo niente di particolare. Vedete che lui ha già un po' cambiato l'espressione. Ok, allora guardate bene, cosa faccio? Un pochino e lascio. Vedete che adesso è libero, ok? Prendo un po' di più e lascio. Se io andassi a tirare di brutto, quello che ottengo spesso e volentieri, ora un po' l'ho fatto prima e quindi è un pochino tutto più mitigato nel suo caso, ma vedete cosa ha fatto ora? Lui si è girato dalla parte di là perché si dà i morsi sulle spalle, perché sa che me non mi deve mordere, e allora ha quell'atteggiamento e dice comunque lo fa vedere ma non dalla mia parte. Allora io devo fare più piano, ok? Così e basta, e carezzarlo, cioè devo associare una bella sensazione, ma soprattutto devo fare attenzione a non mettere troppa pressione tutto insieme. Vedete cosa fa? Lui si gira, che ho toccato qua con i diti. Lui adesso sta bene, ma questa è una cosa che ormai è rimasta perché io diciamo stupidamente non lo sapevo e pensavo che dovevo combattere contro un'abitudine e non contro un malessere suo. Adesso faccio il nodo, vabbè, io adopero il nodo Bucarò, ma perché piace a me, voi potete fare il nodo che vi piace, non cambia nulla. E cosa faccio a questo punto? Forse sicuramente molti di voi l'avranno già visto fare. Lo muovo, no? Prima ovviamente, se avete il sottopancia posteriore, agganciate sempre il sottopancia posteriore. Non perché dia problemi, perché se lo muovete senza sottopancia posteriore agganciato vi sbatacchia da tutte le parti, non è bellissimo. Quindi muovo giusto il cavallo, ma 2 passi, non è che è già sufficiente. E di nuovo un pochino, tac. Vedete quanto già sono riuscito a aumentare? Adesso sposto di nuovo da quest'altra parte. Dovete pensare a fare un po' gioco d'amici con quelle sottopancia là. Di nuovo. Vedete? Ancora un altro pezzettino. E siamo alla terza volta. Io sono già arrivato a dover mettere la parte finale del cuoio qua giù. Prima era qui. Vedete che pezzo che ho fatto? Tanto. E questo vi dice quanto sono riuscito a tirare senza tirargli fuori quell'atteggiamento brutto, semplicemente perché ho lavorato un pochino su gioco d'amici, cioè appoggiare e rilasciare, appoggiare e rilasciare. Se voi, anche voi avete un cavallo che vi schiaccia le orecchie o prova a girarsi e qualcuno vi dice legalo a 220, non lo risolve il problema a quella maniera lì, lo nascondi il problema. È come spazzare per terra e mettere tutto quello che avete spazzato sotto il tappeto, ok? La casa non è più pulita, lo sporco è concentrato in un punto solo.
Quindi il problema, quello che dobbiamo sempre ricordarci, è che non dobbiamo fare in modo che il cavallo non possa fare una cosa. Meglio se lo sellate così, senza essere legata a nulla. Almeno lui vi può far vedere se c'è un problema e dove c'è un problema. E una volta che avete individuato dove c'è il problema, la prima domanda che vi dovete fare, come in questo caso, io stupidamente non me le sono fatta all'inizio, perché ero ignorantissimo, molto più ignorante di come lo sono adesso, e io pensavo che fosse un problema di atteggiamento, non pensavo che fosse un problema fisico. Quindi la prima cosa che vi dovete domandare è: questa sua cosa nasce da un problema fisico e poi magari è diventato, come nel suo caso, un problema mentale, oppure nasce solo da un problema mentale, cioè di abitudine o di atteggiamento, di dominanza e via e via? Questa è la prima cosa che vi dovete domandare. Quindi il sunto di questo video qui è semplicemente ricordarvi: ogni volta che sellate un cavallo fate tantissima attenzione, anche se il vostro cavallo oggi vi fa sellare tirando in maniera incredibile la sella senza neanche muovere un orecchio, ma cercate assolutamente di rispettare questa sua cosa. Questo è un dono che il vostro cavallo ha e che vi fa, quindi non prendetelo come lo deve fare, non lo deve fare, non è una questione di che il cavallo deve fare così, ok? È un processo, quindi se lo fa meglio, ma ringraziatelo 1000 volte e non per questo stringete subito a bomba quello che vi serve. Piuttosto fatelo 3 volte invece che 4-5 volte. Io adesso lui c'ho da tirarlo almeno altre 2-3 volte prima di salire, perché sennò quando salgo la sella gira e lui rifà di nuovo le orecchiacci. Chiaro, perché gli sto dando fastidio, non è colpa sua, ok? Quindi spero di avervi dato qualche cosa su cui riflettere anche questa volta, e se vi è piaciuto il video lasciate un like, condividetelo ad altri che pensate che possano ritenerlo importante per il loro rapporto con il loro cavallo, e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.